Ciao a tutte, mi chiamo Francesca Mattia, sono una copywriter e una consulente di comunicazione e in questo modulo vi parlo di archetypal branding e tono di voce. Sono due temi fondamentali quando si parla di comunicazione di brand perché ci aiutano a definire l'identità del brand e l'identità del brand è a sua volta fondamentale per guidarci nelle nostre strategie di comunicazione. Dunque, nella lezione di oggi vedremo innanzitutto che cos'è l'archetypal branding, a cosa serve e come definire l'archetipo del tuo brand. Nella seconda parte ci concentriamo invece sul tema del tono di voce, che cos'è il tono di voce di un brand, perché è importante che ogni brand abbia il proprio tono di voce e come definirlo. Partiamo in compagnia di Carl Gustav Jung, sulla cui teoria degli archetipi si basa la metodologia dell'archetypal branding. Che cosa ci dice Jung degli archetipi? Che sono forme o immagini di carattere collettivo che si presentano praticamente su tutta la Terra come costituenti dei miti e allo stesso tempo come prodotti individuali di origine inconscia. Detto in termini molto più semplici, gli archetipi sono dei simboli universali che fanno parte dell'immaginazione di tutti gli esseri umani. Da qui l'archetypal branding, quindi un metodo per costruire l'identità di un brand scegliendo un archetipo o anche più di uno, e tra poco vedremo quali sono, che rispecchi profondamente il carattere e i valori del brand. Il modello su cui si basa l'archetypal branding è la matrice degli archetipi, dove troviamo queste 4 macro aree: l'indipendenza legata al desiderio di paradiso e al suo opposto l'appartenenza legata al messaggio nessun uomo o donna è un'isola. Poi abbiamo l'area della stabilità, dove troviamo il bisogno di dare struttura al mondo, e al suo opposto l'area del cambiamento, dove il desiderio è quello di lasciare un'impronta nel mondo. A ciascuna di queste aree sono attribuiti 3 archetipi, quindi abbiamo un totale di 12 archetipi che sono questi. Nell'area dell'indipendenza troviamo gli archetipi dell'innocente, dell'esploratrice e della saggia. Nell'area del cambiamento abbiamo l'eroina, la ribelle e la maga. Nell'area dell'appartenenza troviamo la burlona, la donna comune e l'amante. Nell'area della stabilità l'angelo custode, la creatrice e la sovrana. Dunque, vediamo adesso degli esempi di brand che incarnano ciascuno di questi archetipi. Partiamo dall'archetipo dell'esploratore, siamo nell'area dell'indipendenza, indipendenza che vuole essere raggiunta in questo caso attraverso la libertà. Il motto dell'esploratore o dell'esploratrice è infatti non recintarmi, non mettermi in gabbia. Il desiderio fondamentale è la libertà di scoprire chi sei esplorando il mondo. L'obiettivo è sperimentare una vita migliore, più autentica, più appagante. La paura più grande è quella di rimanere intrappolati, di conformarsi, di sperimentare il vuoto interiore. La strategia è quella di viaggiare, di cercare e sperimentare cose nuove. La trappola è vagare senza meta, diventare un disadattato. Il dono è quello dell'autonomia, dell'ambizione, la capacità di essere fedeli alla propria anima. Degli esempi di brand che incarnano molto bene l'archetipo dell'esploratore sono Jeep, National Geographic e Patagonia. E adesso vediamo un esempio di comunicazione di Patagonia che ci farà capire meglio come agisce l'archetipo dell'esploratore. Dunque, siamo nel 2011, in occasione del Black Friday, Patagonia pubblica questo annuncio sul New York Times. L'immagine di una delle sue giacche più iconiche e il titolo "Don't buy this jacket", non comprare questa giacca. Sotto troviamo il body copy, cioè il testo che completa l'annuncio e recita così: "È il Black Friday, il giorno dell'anno in cui il commercio al dettaglio passa dal rosso al nero e inizia a generare profitti. Ma il Black Friday e la cultura del consumo che riflette mette l'economia dei sistemi naturali che sostengono ogni forma di vita saldamente in rosso. Stiamo utilizzando le risorse di un pianeta in mezzo sul nostro unico e solo pianeta. Poiché Patagonia vuole rimanere sul mercato per un bel po' di tempo e lasciare un mondo abitabile per i nostri figli, oggi vogliamo fare l'opposto di qualsiasi altra attività.
Vi chiediamo di comprare meno e di riflettere prima di spendere un centesimo per qualsiasi giacca o per qualsiasi altra cosa. La bancarotta ambientale, come quella aziendale, può verificarsi molto lentamente, poi all'improvviso. Questo è ciò che ci aspetta se non rallentiamo e poi invertiamo il danno. Stiamo esaurendo l'acqua dolce, il terriccio superficiale, le riserve ittiche, le zone umide, tutti i sistemi e le risorse naturali del nostro pianeta che sostengono le attività economiche e la vita, compresa la nostra. Il costo ambientale di tutto ciò che produciamo è sbalorditivo. Considerate la giacca R2 mostrata, uno dei nostri best seller. Per produrla sono stati necessari 135 litri d'acqua, sufficienti a soddisfare il fabbisogno giornaliero, 3 bicchieri al giorno, di 45 persone. Il suo viaggio dall'origine, in poliestere riciclato al 60% al nostro magazzino di Reno, ha generato quasi 9 kg di anidride carbonica, 24 volte il peso del prodotto finito. Questa giacca ha lasciato indietro durante il viaggio verso Reno 2/3 del suo peso in rifiuti e questa è una giacca in poliestere riciclato al 60%, lavorata a maglia e cucita secondo standard elevati. È eccezionalmente resistente, quindi non dovrete sostituirla così spesso e quando giungerà al termine del suo ciclo di vita la riprenderemo per riciclarla in un prodotto di pari valore. Ma, come per tutte le cose che possiamo produrre e che voi potete acquistare, questa giacca ha un costo ambientale superiore al suo prezzo. C'è molto da fare e tanto da fare per tutti noi. Non comprate ciò di cui non avete bisogno, pensateci 2 volte prima di acquistare qualsiasi cosa. Visita patagonia.com/common trades o scansiona il codice QR qui sotto. Sottoscrivi l'impegno della Common Threads Initiative e unisciti a noi nella quinta R per reimmaginare un mondo in cui prendiamo solo ciò che la natura può sostituire. E questa iniziativa di cui parla, di queste 5 R, le sono la R di ridurre, di reparare, di riusare, di riciclare e appunto di reimmaginare insieme un mondo in cui prendiamo solo ciò che la natura può sostituire. Con questo tipo di comunicazione, che è una comunicazione che rimane sempre coerente in Patagonia, che è un brand strettamente legato alla missione di salvaguardare l'ambiente, Patagonia va effettivamente in controtendenza, quindi segue una sua strada indipendente e per questo possiamo definire questo brand un perfetto esempio di archetipo di esploratore o esploratrice. Passiamo adesso all'innocente, l'indipendenza attraverso l'ottimismo. Il motto dell'innocente è liberi di essere te e me. Il desiderio fondamentale è vivere il paradiso. L'obiettivo è essere felice. La paura è fare qualcosa di sbagliato o di brutto che provocherà una punizione. La strategia è fare le cose bene e il dono è quello della fede e appunto dell'ottimismo. Esempi di brand che incarnano questo archetipo possono essere Coca-Cola, Dove, Mulino Bianco. E qui vediamo un esempio di comunicazione di Mulino Bianco che ci parla di un mondo più buono, quindi insomma proprio l'apoteosi dell'ottimismo. Vediamo questo spot. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my tail and grin and sigh. The sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Il mondo è pieno di cose buone, basta volerle vedere.
Per chi ci crede, c'è un mondo più buono. Passiamo adesso all'archetipo del saggio o della saggia, siamo sempre nell'ambito dell'indipendenza e questa volta attraverso la conoscenza. Il motto di questo archetipo è infatti la verità ti renderà libera o libero. Il desiderio fondamentale è la scoperta della verità. L'obiettivo è usare intelligenza e analisi per comprendere il mondo. La paura più grande è essere ingannati, fuorviati. La strategia è cercare informazioni e conoscenze, diventare autoriflessivi e comprendere i processi di pensiero. La trappola è quella di ritrovarsi a studiare problemi per poi però non agire mai. I doni sono quelli della saggezza e dell'intelligenza. Brand che diciamo possono essere legati all'archetipo del saggio o della saggia sono The Economist, Google e Wikipedia. Vediamo per esempio questa campagna di comunicazione iconica, storica di The Economist, White Out of Red. Nelle slide vi lascio il link. Molti altri annunci fanno parte di questa campagna multisoggetto e che cosa fa The Economist attraverso questa campagna? Ci parla appunto di raggiungere l'indipendenza attraverso la conoscenza. In uno dei messaggi che vediamo qui ci dice: ti piacerebbe sederti a fianco a te a cena? Il sottotesto è: sei una persona interessante, informata? E ancora, non tutte le sostanze che espandono la mente sono illegali, come a dire The Economist ti espande la mente. E ancora, non lasciare nessuna risposta incontestata. Il messaggio è: The Economist ti aiuta a non lasciare appunto che le persone ti diano delle risposte a cui tu non sei capace di controbattere. Passiamo adesso all'archetipo dell'eroina. Siamo nell'area del cambiamento, in questo caso attraverso il coraggio. Il motto dell'eroe e dell'eroina sono: dove c'è una volontà, c'è un modo. Il desiderio è dimostrare il proprio valore attraverso azioni coraggiose e difficili. L'obiettivo è esercitare la maestria in modo da migliorare il mondo. La paura e la debolezza, la vulnerabilità, lo schiacciamento. La strategia è diventare forte, competente e potente quanto sei capace di esserlo. La trappola è quella dell'arroganza, di sviluppare un bisogno, che ci sia sempre un nemico. I doni sono quelli della competenza e del coraggio. Esempi di brand tipicamente associati all'archetipo dell'eroe sono Nike, Adidas e Marvel. E qui ci vediamo uno spot di Nike, Dream Crazy, di qualche anno fa, che ci racconta molto bene la comunicazione di un brand che incarna l'archetipo dell'eroe e dell'eroina. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. If we show emotion, we're called dramatic.
If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. And Sue Bird's going to need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off a course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Bene, andiamo avanti con l'archetipo della ribelle, sempre nella sfera del cambiamento, attraverso la trasgressione. Il motto è: le regole sono fatte per essere infrante. Il desiderio fondamentale è vendetta o rivoluzione. L'obiettivo è distruggere ciò che non funziona per il ribelle stesso o per la società. La paura è quella di essere impotenti, banalizzati, rilevanti. La strategia è quella di interrompere, distruggere o scioccare. La trappola è passare al lato oscuro, alla criminalità. Il dono è l'oltraggiosità, la libertà radicale. Esempi di brand ribelli sono Diesel, Harley Davidson e Virgin. Ci vediamo adesso uno spot di Diesel che ci parla proprio di ribellione, di trasgressione. Go with the flow, segui l'imperfezione. Go with no plan. Go with not sure. Go with what makes you feel insecure. Go with mistakes. Go with remakes. Go without knowing if you have what it takes. Go with the whoops. Go with no doubts. Go if it doesn't look as good as it sounds. Go with the hunch. Go with, oh, fuck. Go like you'll never run out of luck. But go out in the open and go with pride. Grab a front seat and enjoy the ride. Passiamo all'archetipo della maga, il cambiamento attraverso la sperimentazione. Il motto: può succedere. Desiderio fondamentale e conoscenza delle leggi universali su come funziona il mondo o l'universo. L'obiettivo è realizzare i sogni, la paura è di avere delle conseguenze negative impreviste, la strategia è di sviluppare una visione e viverla, la trappola è diventare manipolativo e il dono è trovare risultati vantaggiosi per tutti. Esempi di brand che incarnano l'archetipo del mago o della maga sono Disney, Polaroid e Tesla. Vediamo qui un esempio della comunicazione di Polaroid con questo spot, questa campagna Real Connection.
Parliamo adesso dell'uomo o la donna comune. Siamo nella sfera dell'appartenenza, e in questo caso attraverso la connessione. Il motto è: tutti gli uomini e le donne sono stati creati uguali. Il desiderio fondamentale è la connessione con gli altri, l'obiettivo è appartenere e adattarsi, la paura è proprio quella di distinguersi, di dare l'impressione di darsi delle aree e di conseguenza essere esiliati o rifiutati. La strategia è sviluppare le virtù solide e ordinarie, la trappola è rinunciare a se stessa per fondersi in cambio di una connessione solo superficiale. I doni sono quelli dell'empatia e della mancanza di finzione. Brand che rappresentano l'uomo comune e la donna comune sono IKEA, Amazon e Coop. E in IKEA, per esempio, qui vediamo una pagina del sito in cui vengono dichiarati i valori di IKEA e si parla proprio di spirito di squadra. Il copy è questo. Lo spirito di squadra, in svedese è tillmans, è un aspetto per noi fondamentale. Di fatto è alla base della cultura di IKEA. Siamo più forti quando ci fidiamo l'uno dell'altro, procediamo nella stessa direzione e ci divertiamo lavorando insieme. Un altro esempio che possiamo fare è questo spot di Amazon pubblicato in occasione del Natale 2023, Joyride. Passiamo adesso a l'amante, quindi appartenenza attraverso l'intimità. Il motto è: "Ho occhi solo per te". Desiderio fondamentale raggiungere l'intimità e sperimentare il piacere sensuale. L'obiettivo è entrare in relazione con le persone, il lavoro, le esperienze, l'ambiente che amano. La paura è quella di essere soli, di non essere desiderati, non amati. La strategia è quella di diventare sempre più attraenti, fisicamente, emotivamente, in ogni altro modo. La trappola è fare di tutto per attrarre e compiacere gli altri perdendo la propria identità. I doni sono la passione, la gratitudine, l'apprezzamento. Gli esempi di brand che incarnano l'archetipo dell'amante sono Müller, Magnum e Dior. E qui vediamo uno spot di Dior. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. John, the new fragrance. Riprendiamo con l'archetipo della burlona, e quindi parliamo sempre di appartenenza, ma questa volta attraverso l'ilarità. Il motto è: se non posso ballare, non voglio far parte della tua rivoluzione. Il desiderio fondamentale è quello di vivere il momento con pieno godimento. L'obiettivo è divertirsi o alleggerire il mondo. La paura e la noia Scusate, la paura e la noia o essere noiosi. La strategia è quella di giocare, fare battute, essere divertenti. La trappola è quella di sprecare la propria vita. Il dono è quello della gioia. Esempi di brand burloni sono Hans Brinker Hostel, un ostello di Amsterdam che poi
è stato portato anche in altre città europee. Ostello Bello, che è una catena di ostelli italiana, e Raffo, una birra italiana di origine pugliese. Dunque, vediamo un po' la strategia di comunicazione del burlone, della burlona. Questa è una pagina del sito di Hans Brinker Hostel. Hans Brinker ha scelto di utilizzare il cosiddetto negative approach, cioè un approccio in negativo. Che sembra una cosa strana, no? Però che cosa è successo? Che Hans Brinker Hostel veniva recensito sempre malissimo dai suoi utenti. Di conseguenza ha scelto di ribaltare la comunicazione a suo favore, cioè ammette di non essere un posto in cui trovi grandi comodità, in cui insomma ci sono servizi eccellenti, e però proprio per questo la comunicazione di Hans Brinker Hostel ci dice: vieni proprio per fare un'esperienza. In questo caso nella pagina leggiamo: vieni per il letto, resti per la storia. Ciò che accade da Hans Brinker non resta sempre da Hans Brinker, perché le storie più belle sono quelle che viaggiano, fanno ingelosire chi non c'era e un po' imbarazzano chi c'era. Sono il tipo di storie che possono renderti noto, ma le storie che accadono tra le nostre mura non sono solo storie, sono i mattoni che hanno fondato la nostra reputazione, o nel nostro caso la nostra infamia. Da Hans Brinker possiamo vendere camere e birre alla spina, ma i nostri ospiti vengono davvero per una cosa, una storia che non dimenticheranno mai: il famigerato, ovvero l'ignobile Ostello Hans Brinker. Altro esempio, questa volta da Ostello Bello. Nella catena di ostelli di Ostello Bello c'è anche il servizio organizzazione eventi, e hanno scelto di comunicare in questo modo questo loro nuovo servizio. Organizzare una festa di anniversario è una rottura di coglioni? Anche secondo noi, ma lo facciamo lo stesso, scrivici. Infine vediamo questo spot di Raffo, una birra pugliese, e in questo spot ce lo dicono forte e chiaro. Birra Raffo, dalle terre più pugliesi della Puglia, amata dai pugliesi più pugliesi. Beh, in realtà piace anche al mio amico di Bergamo. Va bene, amata anche dal tuo amico di Bergamo. Ma soprattutto dai pugliesi più pugliesi, perché nel Raffo trovo l'orzo pugliese, tutto lo spirito pugliese e la tipica positività, sapete di dove? Pugliese! Quando senti il richiamo della Puglia, fai come noi della Puglia, che guarda caso quando beviamo mostriamo sempre bene l'etichetta. E rinfrescati con un Raffo croccante. Da oggi anche non in Puglia, Effettivamente c'è anche a Frosinone. ma decisamente pugliese. Aspettate, posso dirlo meglio. Decisamente pugliese. Ok, siamo adesso nell'area della stabilità attraverso la protezione, e l'archetipo di cui parliamo è quello dell'angelo custode, il cui motto è: ama il tuo prossimo come te stesso. Il desiderio è proteggere le persone dai pericoli, l'obiettivo è aiutare gli altri, la paura è quella dell'egoismo, dell'ingratitudine, la strategia è fare cose per gli altri, la trappola è il martirio di sé, il dono è quello della compassione e della generosità. Esempi di brand che incarnano questo archetipo sono Napisan, Volvo e Mellin. E qui vediamo uno spot di Volvo, For the Future, in cui si parla appunto di protezione. Do you recall, not long ago, we would walk on the sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young, all around the wind blows, we would only hold on to let go.
kiss into the sun, we need someone to lean on. Blow a kiss into the sun, all we need is somebody to lean on. All we need is someone to lean on. All we need is someone to lean on. Ok, andiamo avanti con l'archetipo del creatore o la creatrice e parliamo di stabilità attraverso l'innovazione. Il motto di questo archetipo è: se può essere immaginato, può essere creato. Il desiderio è creare qualcosa che abbia un valore duraturo, l'obiettivo è dare forma a una visione, la paura è avere una visione o un'esecuzione mediocre, la strategia è sviluppare il controllo e l'abilità artistica. Il compito è quello di creare cultura, esprimere la propria visione. La trappola è quella del perfezionismo, i doni, la creatività e la fantasia. Esempi di brand creatori possono essere Apple, Spotify e Dyson. Apple è un caso un po' particolare perché sicuramente è un brand un po' ibrido, un po' mago, un po' creatore. Ad ogni modo qui ho scelto di presentarvelo nella veste di creatore e questi sono degli esempi di comunicazione di Apple. Qui presenta l'iPhone 15 con questo copy: nuova fotocamera e nuovo design, prodigioso. Quindi questo neologismo tra prodigioso e gioioso. E ancora ci presenta l'iPad Pro come impossibilmente sottile, incredibilmente potente, e quindi sicuramente parliamo di innovazione. L'ultimo dei nostri archetipi è quello del sovrano o la sovrana, in cui si parla di stabilità attraverso il controllo. Il motto è questo: il potere non è tutto, è l'unica cosa. Il desiderio è un desiderio di controllo, l'obiettivo è creare una famiglia, un'azienda o una comunità prospera e di successo, la strategia è esercitare la leadership, la paura è quella del caos, dell'essere rovesciati, la trappola è essere prepotente, autoritario, il dono è quello della responsabilità e della leadership. Esempi di brand sovrani sono Mercedes-Benz, Rolls-Royce e Rolex. Qui vediamo una pagina del sito di Rolex dove si parla di cuore dell'eccellenza, di visione orologera unica. Lo stesso logo di Rolex ci racconta l'archetipo del sovrano, no? Con questa corona d'oro. Dunque, ricapitolando, abbiamo queste aree: indipendenza, cambiamento, appartenenza, stabilità, e questi archetipi: innocente, esploratrice, saggia, eroina, ribelle, maga, burlona, donna comune, amante, angelo custode, creatrice, sovrana. Ok, ma alla fine a che cosa serve definire un archetipo? Beh, rispetto al tuo brand ti aiuta a definire la tua identità, le tue scelte di branding e di marketing e di comunicazione, ma anche le tue scelte di business. Rispetto al mercato ti aiuta a guidarti nel posizionamento all'interno del tuo settore di riferimento, rispetto al pubblico a rispondere a determinati bisogni attivando determinate emozioni. Come si definisce l'archetipo del proprio brand? Beh, a monte bisogna definire per bene la propria mission, la propria vision e i propri valori. La mission è lo scopo principale del tuo brand rispetto al tuo pubblico di riferimento. La vision è come progetti di migliorare attraverso l'impegno del tuo brand il futuro, quello delle persone che fanno parte del tuo pubblico, quello del tuo settore, quello della società in generale. I principi e i valori sono i principi che guidano le scelte e le azioni del tuo brand. Piccolo esercizio: cerchiamo di trovare l'archetipo di Lego. Allora, in base alla missione, alla vision e ai valori di Lego, proviamo a metterlo all'interno di una di queste aree della matrice degli archetipi. La mission è ispirare e sviluppare i costruttori di domani. La vision è
una forza globale per l'apprendimento attraverso il gioco, i valori, immaginazione, divertimento, creatività, cura, apprendimento, qualità. Se ci pensiamo un attimo su, di sicuro l'asse su cui ci muoviamo è quella della stabilità o del cambiamento, ma direi che siamo più nell'ambito della stabilità, no? Con questa missione di sviluppare i costruttori di domani, no? Ricordiamo che la stabilità risponde al bisogno di dare struttura al mondo. Quale archetipo nello specifico rappresenta l'ego? Beh, tra questi mi sentirei di escludere, penso che anche voi sarete d'accordo, l'archetipo del sovrano o della sovrana. Quindi angelo custode o creatrice. L'angelo custode, come abbiamo visto, parla molto di cura verso il prossimo, no? Ama te stesso come tratta te stesso, come tratta il prossimo come tratti te stesso. E quindi per sottrazione sicuramente l'ego è un brand che rappresenta l'archetipo della creatrice, del creatore. Quindi adesso è il tempo dell'esercitazione, potete stoppare la lezione e farla adesso oppure farla in un secondo momento. Troviamo l'archetipo del tuo brand, quindi prima di tutto definiamo qual è la mission del tuo brand. Qui vi ho lasciato degli esempi di mission che secondo me sono scritte molto bene. Google ci dice che la nostra missione è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili. IKEA ha questa mission: offrire soluzioni d'arredo ben progettate, funzionali, resistenti, sostenibili e dal prezzo accessibile alle persone che vogliono realizzare grandi sogni senza spendere una fortuna. Nike: portare ispirazione e innovazione a ogni atleta del mondo. Se hai un corpo, sei un atleta. Consigli per la definizione della vostra mission: rispondete in modo conciso a cosa facciamo e come lo facciamo e poi aggiungete le risposte a queste altre domande: per chi lo facciamo e perché lo facciamo, e anche in questo caso cerchiamo di essere quanto più possibile essenziali. Questo diciamo che è il primo step per costruire la nostra mission. Per quanto riguarda la vision, il consiglio è quello di comunicare un'immagine vivida, non astratta, di come il tuo brand vuole migliorare il futuro. E qui abbiamo per esempio delle ispirazioni che ci vengono da vari personaggi e brand. Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa. Bill Gates, che come sappiamo è legato a Microsoft. Kennedy nel 61 dice: credo che questa nazione debba impegnarsi a raggiungere l'obiettivo, prima che questo decennio finisca, di far atterrare un uomo sulla Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra. E poi ancora: costruirò un'automobile per la grande moltitudine affinché ogni persona possa godere con la sua famiglia la benedizione di ore di piacere nei grandi spazi aperti di Dio. Henry Ford. I vostri valori sono la definizione dei vostri valori è l'ultimo step prima di ricominciare dalla matrice degli archetipi e capire in base a mission, vision e valori dove vi collocate. Ok, e poi pian piano arrivare a stabilire qual è l'archetipo tra i 12 che abbiamo visto. Ricordo che spesso i brand hanno più di un archetipo di riferimento, c'è sempre diciamo un archetipo principale, però possono esserci anche degli archetipi secondari. Bene, adesso parliamo di tono di voce. Che cos'è il tono di voce?
Il tono di voce di un brand è una parte fondamentale dell'identità del brand, quindi della sua brand identity, assieme a tutti gli altri aspetti che definiscono l'identità, quindi nome, payoff, logo, comunicazione visiva. E che cosa fa il tono di voce? Definisce come il brand parla al suo pubblico. Vediamo adesso degli esempi. Questo è un brand, Cucù Suzette, di accessori di varia natura, tra cui bigiotteria. E che cosa scrive qui nella sezione gioielleria del suo e-commerce? Sapevi che Cucù Suzette è nata grazie a un anello Tetta? È la primissima creazione del brand, un vero e proprio portafortuna che ora viene accompagnato da nuovi gioielli creativi e colorati, dagli orecchini flower agli anelli regolabili placcati oro. Questi gioielli sono creati per portare un tocco di divertimento e creatività nella tua vita di tutti i giorni. Quindi abbiamo un tono di voce sicuramente molto amichevole, molto colloquiale, molto caldo. Vediamo invece il tono di voce di un altro brand che si occupa sempre di gioielli. The Assin è un brand scusate, The Assin è un brand spagnolo e scrive questo sul suo sito: gioielli che cercano di trascendere generazioni e tendenze, concepiti dal fare artigianale e da uno sguardo contemporaneo che cerca qualità, movimento e purezza delle linee. Pezzi originali che trovano l'eleganza nella semplicità, gioielli per la vita di tutti i giorni, immaginati e creati in Spagna. Vedete come cambia e anche di parecchio la comunicazione. Siamo nello stesso settore, il settore della gioielleria, però abbiamo dei toni di voce molto diversi tra loro. Vediamo altri esempi. Qui parliamo di agenzie di comunicazione e di l'invito a iscriversi alla propria newsletter. L'agenzia Brainpool scrive: sali a bordo, abbiamo belle storie da raccontarti. L'agenzia, che si chiama Agenzia Abbastanza Ostile, usa un tono di voce totalmente diverso, ironico, se non proprio sarcastico. Iscriviti alla nostra newsletter che tanto una di più, una di meno. E poi se ti iscrivi alla nostra newsletter potresti ricevere delle email e sotto accetto le condizioni sulla privacy e accetto di ricevere delle comunicazioni da agenzie abbastanza ostile purché sintetiche. Ok. Facciamo un altro esempio confrontando il tono di voce di due brand che si occupano di biancheria intima. Allora, il brand Latte scrive a descrizione di uno dei suoi prodotti: alcuni la chiamano OAT, ma per noi è semplicemente la culotte più comoda di sempre. Se odi gli elastici e vuoi qualcosa che sia allo stesso tempo bello e comodissimo, OAT Culotte è il tuo nuovo intimo preferito. È creata con un tessuto morbido e duttile, quasi burroso, che si plasma senza fatica, seguendo la forma del corpo. Non tira, non stringe, la sua vita alta al punto giusto è avvolgente e la sua leggera sgambatura ti dà un twist sexy. OAT è una culotte 2.0, comoda, ma senza farti sembrare tua nonna. Potrebbe piacere comunque anche a lei. Vediamo invece il tono di Foresta. Il 3 bottom è uno slip essenziale super morbido a vita alta. È realizzato con un innovativo tessuto biodegradabile, composto da filato di nylon a biodegradabilità accelerata ed è elastan sostenibile ad alte prestazioni, che non rilascia alcuna sostanza tossica durante la sua degradazione. È sicuro al 100% per te e per l'ambiente. Questo tessuto morbido come la seta è perfetto per le pelli sensibili. Grazie alla sua elasticità in 4 direzioni e alle sue caratteristiche super traspiranti, non vorrai mai togliertelo. Quindi anche qui vediamo due modi di comunicare un prodotto più o meno simile in un modo totalmente diverso, e questa è proprio la forza del tono di voce. Il tono di voce da un punto di vista strategico
serve perché ci aiuta a comunicare in modo unico e differenziante, quindi influisce nella costruzione di un posizionamento forte del brand sul mercato e inoltre contribuisce a creare la nostra brand image, quindi come il brand viene percepito dal pubblico. Qui vediamo le 4 dimensioni del tono di voce create da Niels Norman Group. Quindi abbiamo 4 assi: formale, informale, serioso, divertente, rispettoso, irriverente, diretto, dritto al punto, entusiastico. In base a questo modello delle 4 dimensioni del tono di voce, potreste provare a definire il tono di voce di Cuckoo Suzette in base al testo che trovate scritto qui che abbiamo letto prima, e la stessa cosa potete fare con il testo di De Assin. In questo modo vi renderete conto di come differiscono i toni di voce di questi 2 brand e come uno si sposti più verso l'informale e magari Dessini invece resta un po' più sul formale. Però è un esercizio che ho preparato per voi, quindi o mettete in pausa e lo fate adesso oppure lo fate alla fine della lezione. Andando avanti, come definire il tuo tono di voce? Definisci la personalità del tuo brand, quindi individua da 3 a 5 tratti di personalità specifici del tuo brand e individua altrettanti tratti di personalità che non appartengono al tuo brand. Per capire meglio che cosa vogliamo dire con tratti di personalità, eccetera, vi porto una case study di Phil, un coworking e food lab di Napoli. Questa è la mission statement di Phil. Condividiamo ciò che abbiamo imparato e che continuiamo a imparare sul benessere per promuovere una nuova cultura del lavoro, stimolare la creatività e alimentare le connessioni. La vision: vogliamo trasformare le ore dedicate al lavoro in tempo di qualità per sé. I valori del brand sono ricerca e selezione, sperimentazione e creatività, condivisione e connessione. L'archetipo di Phil è quello del mago, che quindi è un archetipo legato al cambiamento, è un simbolo di sperimentazione, di trasformazione, di coinvolgimento, promuove e promette cambiamento, è carismatico e visionario, è curioso e connesso col mondo, condivide ciò che scopre, ha inventiva, ama l'innovazione e anche riflessivo e studioso. Brand che abbracciano l'archetipo del mago, Tesla, Disney come abbiamo detto prima, e anche Apple tutto sommato che abbiamo definito come brand creatore, ma in realtà anche una parte di mago nella sua identità di marca. Dunque, in questa case study possiamo vedere quali sono i tratti della personalità del marchio Phil e quali non sono i tratti della personalità del marchio. Allora, Phil è uno sperimentatore studioso, audace ed entusiasta, ma non è un pasticcione. Phil è una persona connessa col mondo che condivide ciò che apprende e ispira cambiamento, ma non è un guru che parla dall'alto della sua inarrivabile conoscenza. Phil è un ottimista consapevole, non è un ingenuo che vede tutto rose e fiori. Phil è una persona accogliente e aperta che ispira fiducia e sa ascoltare e consigliare. Non è una persona formale che resta sulle sue. Phil è una persona che sa ridere, non è una persona seriosa, ma non è neanche un clown. Quindi dalle caratteristiche della personalità del brand arriviamo a derivare e anche a monte della mission, vision, valori, archetipo, deriviamo le caratteristiche principali della voce del marchio. In questo caso Phil ha una voce vivace perché è una persona entusiasta, ha una voce emozionale perché è una persona connessa col mondo e le sue tante complessità, ha una voce accogliente, ha una voce
voce amichevole e tendente al colloquiale a una voce ironica, perché Phil è una persona ironica e autoironica. Come invece non parla Phil, quindi quali sono le caratteristiche da evitare nella comunicazione? La voce di Phil non è sarcastica o provocatoria, non è onirica, non è fredda, non è tendente al formale, non è esageratamente ironica. Facciamo degli esempi per capire meglio come si applicano, come si applica un determinato tono di voce. Allora, in base a queste caratteristiche della voce di Phil, Phil parla con un tono di voce vivace e quindi potrebbe scrivere, per esempio, nei suoi testi: siamo felici di averti a bordo. Non avrà un tono di voce sarcastico del tipo era ora che arrivassi anche tu. Phil è il posto dove sperimenti modi nuovi di vivere, il tono di voce emozionale. Phil è il posto dove la vita si fa nuova, un tono di voce onirico che però non appartiene a questo marchio. Phil ha un tono di voce accogliente che si può esprimere così: ti diamo il benvenuto nel laboratorio creativo del Centro Direzionale di Napoli, esplora tutti gli spazi e i servizi che abbiamo pensato per te. Non ha sicuramente invece un tono freddo che potrebbe comunicare questo stesso messaggio con un benvenuto. Per conoscere gli spazi e i servizi di Phil segui questo link. E ancora, da Phil ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, iscriviti alla newsletter così ti informeremo su tutto ciò che bolle in pentola. Non ti preoccupare, non ti sfonderemo la casella email. Tono di voce amichevole tendente al colloquiale. Non scriveremo invece per questo brand. Per conoscere gli eventi in programma basta iscriversi alla newsletter di Phil, perché questo è un tono di voce invece tendente al formale. Ancora, Domenico sta preparando una nuova miscela di caffè. Sì, un'altra. Così, cosa si sarà inventato questa volta? Scendi in caffetteria e scoprilo. E qui abbiamo un tono di voce ironico. Sarebbe meglio non andare nell'esageratamente ironico e quindi non scrivere una cosa del tipo: se oggi hai già bevuto troppi caffè, non passare dalla caffetteria, altrimenti Domenico ti userà come cavia per la sua nuova miscela. No, dai, si scherza. Oppure no? Molto importante nella definizione del tono di voce è individuare proprio un vocabolario del brand, quindi definire dei verbi, dei sostantivi, degli aggettivi che appartengono alla comunicazione di quel brand. Nel caso di Phil, per esempio, accogliere, connettersi, creare, ispirare, nutrire, rivoluzionare, sperimentare. Nei sostantivi abbiamo benessere, felicità, nutrimento, ricerca, singolarità, scoperta, selezione, socialità. Nel caso degli aggettivi ancora accogliente, creativo, energizzante, happiness led, well-being led, rilassante, singolare, speciale, eccetera, eccetera. Come si applica poi tutto questo in pratica? Questi sono i testi scritti per le pagine del sito di Phil. Un coworking a Napoli per sperimentare modi nuovi di lavorare e vivere. Trasforma le ore dedicate al lavoro in tempo di qualità per te. L'idea ti piace? Scopri gli spazi e i servizi di Phil, il coworking di Napoli Happiness Led, dove puoi nutrire la tua creatività, alimentare le tue connessioni e sì, anche la tua felicità, persino durante la giornata lavorativa. Ti aspettiamo a braccia aperte. E ancora, qui si descrive invece la parte della caffetteria. Hai mai chiedo scusa. Qui si descrive, diciamo, la parte della caffetteria e del food lab. Hai mai provato una colazione o una pausa pranzo well-being led? Quando facciamo colazione e pranziamo fuori casa, capita spesso di mettere qualcosa nello stomaco senza pensare a cosa stiamo mangiando. Noi di Phil vogliamo condividere con te quanto abbiamo imparato su alimentazione e benessere per farti scoprire modi nuovi di mangiare e nutrirti attraverso scelte consapevoli e funzionali, scelte well-being led. Allora, altro esercizio: trova la personalità del tuo brand. Qui vi ho lasciato una serie abbastanza cospicua di
aggettivi e provate a individuare tra tutti questi aggettivi, diciamo 3-5 aggettivi che descrivono la personalità del vostro brand. In base alla personalità del vostro brand costruite la voce del vostro brand, il tono di voce del vostro brand. È un processo piuttosto lungo, come avete visto nella case study, molto dettagliato, molto articolato. Un buon modo per cominciare è proprio questo modello di Nielsen Norman Group sulle 4 dimensioni del tono di voce applicate al tuo brand. Quindi se tenderà più al formale o all'informale, più al serio o più al divertente, più al rispettoso o più all'irriverente, più al pratico o più all'entusiasta. Bene, ultimo messaggio per voi: ricordati della tua voce e la tua voce si farà ricordare. Grazie.